Il vivere la fotografia non è solo uscire, paraocchi, portare a casa la foto a tutti i costi. Certo, bisogna lavorare il meglio possibile, cercare di fare il nostro meglio per portare a casa la foto, ma non è solo la foto il fulcro sul quale gira tutto quanto, ma è proprio l'esperienza, specie su questo tipo di fotografia dove sei a contatto con la natura. Forse sono io che ho una visione totalmente distorta della realtà, chi lo sa. Allora, bella notizia, sono arrivato sulla cima, 1952 metri, però c'è anche una brutta notizia. Lì c'è un fronte temporalesco che sta proprio venendo su questa direzione, lì sta venendo giù acqua. Sono veramente demoralizzato. I miei bei 3 piedi in carbonio qui sulla cima della montagna contemporale, direi che è proprio, guarda, la ciliegina sulla torta. È iniziato a piovere, quindi magari trovo un piccolo riparo. La situazione è proprio spiacevole. Ciao amici e benvenuti in questo nuovo e caldissimo video. Ricordo bene questo tronco quando l'avevo fatto con Flavio, non sapevamo bene che giro fare per evitarlo, c'era un po' di neve quindi non si capiva bene qual era il passaggio più adatto. Strano che non abbia incontrato ancora nessuno. Credo che qui cominci a salire, quindi sì, inizia ad andare su verso la cima. Altra bella tirata. Eccomi qui amici. Allora, bella notizia, sono arrivato sulla cima, Monte Ponta, 1952 metri. È stata una bella salita, ma ci sono arrivato. Da qui abbiamo veramente un panorama pazzesco sul Monte Pelmo, Monte Civetta, lì in fondo si vede il Sorapis, l'Antelao, Monte Rite. Ci sono veramente tantissime montagne molto alte, però c'è anche una brutta notizia. Lì c'è un fronte temporalesco che sta proprio arrivando in questa direzione. Il mio intento era di rimanere qui per il tramonto, vediamo un po' come si mette. Non mi piace tanto questa situazione. Prima che mi cali giù l'acqua, comunque magari cerco di portare a casa un paio di foto di questo panorama sul Pelmo che tanto avevo ricercato nei mesi scorsi. Sono venuto su anche con Flavio una volta, però non siamo riusciti a raggiungere la cima perché c'era troppa neve. Il problema è che c'è troppa foschia ancora. Provo a mettere un polarizzatore. Non sembra proprio un gran periodo questo per me, è già la seconda uscita che faccio che viene compromessa, è una cosa con la quale dobbiamo convivere. Magari poi passa velocemente e non fa nulla, chi lo sa. Speriamo, vediamo come si evolve. Tra l'altro con i miei bei 3 piedi in carbonio che tanto vado ad esaltare nelle mie uscite fotografiche qui sulla cima della montagna contemporale. Direi che è proprio, guarda, la ciliegina sulla torta. Queste condizioni però ti danno anche delle opportunità veramente molto belle, tipo lì in fondo c'è tutta una stratificazione delle montagne con la foschia, con le nuvole temporalesche, è molto interessante come aspetto. Si riescono a tirar fuori delle immagini veramente molto interessanti, molto belle. Anche in questo caso vado a sfruttare le occasioni, quello che mi propone qui il contesto al momento, e anche se non è esattamente quello che vorrei, perché ho ancora un po' paura di questa perturbazione, ho paura che arrivi sopra di me, però allo stesso tempo mi dà l'opportunità di ottenere questi contesti.
Chiaramente è iniziato a piovere, adesso vedo di spostarmi un po', togliermi da questa posizione, e in teoria però non dovrebbe durare molto, quindi magari trovo un piccolo riparo qui da qualche parte, poi torno qui una volta che il grosso è andato via, ma intanto mi tolgo da questa posizione. Qui non oso guardare, ma mi sa tanto che se uno scivola qui non la racconta proprio. Si sentono anche dei tuoni. Situazione proprio spiacevole. Il bello è che spesso mi porto dietro l'ombrello di quelli piccoli, però l'ho lasciato in auto perché intanto la giornata era stupenda e infatti anche questo temporale è proprio localizzato tipo nuvoletta ai Fantozzi che mi segue. Ed eccomi nuovamente qui, si vedi è andato giù per di là e alle mie spalle. Di certo però la temperatura è calata tantissimo. Guarda che bello anche lì in mezzo a questa vallata. Il lato positivo di questo temporale è che sta rendendo molto più limpida quella zona lì, quindi sto cominciando a vedere molto più contrasto tra le cime e potrebbe diventare uno spot molto interessante da fotografare man mano che il sole andrà a calare. Calerà esattamente in mezzo lì che è il lago di Coldai. Cerco di sfruttare la situazione facendo delle foto che magari difficilmente riuscirei a rifare. Le condizioni luminose sono comunque pessime, non credo che ne uscirà qualcosa di buono. In un video di qualche tempo fa avevo fatto un'introduzione dove parlavo appunto di alcune persone che vivono male la fotografia perché la vivono troppo seriamente oppure dimenticano tutta una serie di aspetti che ti porta dietro il fare fotografia. Chiaramente principalmente per hobby, non per lavoro dove è una commissione da portare a termine. La fotografia non è solo il raggiungimento dell'obiettivo del fare della foto, ma è anche tutta l'esperienza che ti porta dietro la fotografia. Come ad esempio adesso sono qui, sto aspettando l'orario migliore per fotografare il signor Pelmo, che è da tanto che volevo beccarlo in questo contesto. Mentre aspetto, con questa situazione di luce particolare, mi sto mangiando un panino e mi guardo un paesaggio strepitoso, non c'è nessuno. Anche questo fa parte dell'esperienza fotografica ed è questo che vorrei riuscire a far capire, che il vivere la fotografia non è solo uscire, paraocchi, portare a casa la foto a tutti i costi, lavorare il meglio possibile. Certo, bisogna lavorare il meglio possibile, cercare di fare il nostro meglio per portare a casa la foto, ma non è solo la foto il fulcro sul quale gira tutto quanto, ma è proprio l'esperienza, specie su questo tipo di fotografia dove sei a contatto con la natura. Non so cosa ne pensi tu, vai qui sotto nei commenti, forse sono io che ho una visione totalmente distorta della realtà, chi lo sa. E allora qua com'è la situazione? Mi pare bene, il sole sta cominciando a comparire ogni tanto, fa un po' freschetto, c'è anche un po' di umidità, ad essere onesti, il temporale ha fatto la sua parte. L'Antelao, bello illuminato dal sole, fa sempre la sua bella figura l'Antelao. Il nostro Pelmo ha la sua nuvoletta, speriamo non rimanga lì fino al tramonto, sarebbe uno smacco. E il Civetta ha il sole che sta per tramontare dalle sue spalle, ci vorrà ancora un po' di tempo, ancora circa un'ora e mezza, 2. Sai una cosa? In questi giorni io sto facendo i montaggi dei video che tu hai già visto nelle scorse settimane e mentre facevo i montaggi, quindi rivivevo l'uscita, le foto che avevo realizzato, mi sono reso conto che nelle mie uscite generalmente fotografo 3, 4, 5 cose, le porto all'interno del video, ne parlo di composizione, di cosa mi colpisce, eccetera. Però sto pensando anche se poteva funzionare una tipologia di video dove mi concentro solo su un soggetto, al massimo 2. Ad esempio, in questa uscita ho scelto questa location specifica perché
ho una visione particolare ed esclusiva sul Pelmo e mi piaceva proprio l'idea di venire qui e fare la foto esclusivamente al Pelmo, che diventerà di fatto l'oggetto di questo video, il fulcro. Ed è una domanda che mi sto facendo da un po' di tempo, appunto durante i miei montaggi video, mi sto chiedendo: ma potrebbe funzionare o diventerebbe troppo noioso? Preferisci, e qui ho bisogno del tuo feedback, di video un po' più dinamici come quelli magari che tendo a fare, portando più foto, facendo vedere dei percorsi un po' più lunghi, eccetera, o potrebbe funzionare anche dal punto di vista fotografico e concentrarsi su uno o due soggetti, quindi molto più lento? Anche il video, sono qui fermo da ore praticamente in attesa delle condizioni migliori dal punto di vista della luce per fare la foto e cercare di portare a casa qualcosa di buono, di avere l'opportunità di portare a casa qualcosa di buono. È una domanda che mi sto facendo da un po' di tempo. Mi farebbe piacere anche il tuo feedback per avere anche un altro punto di vista. Questo è bello, si comincia a vedere l'ombra della cima della montagna nella quale mi trovo. Intanto il Pelmo, eccolo lì, si sta liberando delle nuvole. Ok, dai, comincio a fare qualche foto, tanto anche per avere un po' l'idea delle composizioni che potrei tirar fuori. Qui cosa mi colpisce? Di solito ragiono così: quando arrivo in un contesto che voglio fotografare mi chiedo cos'è che mi colpisce. Chiaramente la maestosità del Pelmo lì davanti è una roba incredibile, cima da oltre 3000 metri, ma è questo percorso che arriva giù e quindi guida lo sguardo dell'osservatore. Foto fatta in verticale, lì c'è col boschetto che crea comunque un bel contrasto, peccato per la foschia presente, ma cercheremo magari di risolverla un pochino in post produzione. Ho la fortuna che il cielo comunque non è completamente piatto, le nuvole, quel temporale che si è presentato non è stato un male e la guardo a video e mi piace già così, cioè è già così perfetta. Cioè chiaro sì, il Pelmo con quella foschia, per il resto guarda che bello, questa luce che comincia adesso ad arrivare lateralmente, infatti lo vedi anche dalle ombre lì della valle, e il sole comincia a fare il suo lavoro, si abbassa, comincia a creare un po' di luminosità laterale. Ho fatto una prova col formato quadrato, ma secondo me non rende, secondo me rende bene con un 4/3. Sono abbastanza convinto che il 4/3 sia il suo formato ideale per questo tipo di foto. A volte sembra proprio che ci sia qualcuno, il destino, che vuole mettere i bastoni fra le ruote. C'è un youtuber che io seguo, Charlie Cinevan, spagnolo, che gira il mondo con la moto, che parla sempre dello sceneggiatore che un po' muove i fili delle sue esperienze, e un po' mi sembra di vivere questa situazione in questa uscita. Sembra che sia sempre lì che cerca di mettermi i bastoni fra le ruote, e prima il temporale, la pioggia, e poi l'umidità, la foschia, e adesso il sole sta per tramontare e guardate, un temporale, un fronte temporalesco che sta venendo su e va a coprire la luce del sole che dovrebbe illuminarmi proprio in questo contesto. Quello che possiamo fare noi in queste situazioni non è molto, e dobbiamo viverla anche bene, perché su queste cose noi non abbiamo il controllo, io non ho il controllo, e quindi io la vivo sempre bene questa cosa. Non posso fare nient'altro che portare a casa quello che mi offre questo contesto. Magari adesso il fronte nuvoloso è lì, ma comunque il sole riesce ad illuminare passando sul lato lì delle nuvole, e riesce a illuminare ugualmente le montagne e il Pelmo, chi lo sa, vedremo nei prossimi minuti. E quindi eccomi qui con lo scatto che avevo in mente. Stradina che parte da qui, guida l'occhio dell'osservatore lungo il fotogramma, e c'è quella fascia un po' più scura del boschetto che entra, si congiunge proprio nella parte finale del percorso quando scende, e lì c'è il Pelmo che viene su con tutta la sua maestosità, il cielo con quel bel effetto delle nuvole, molto piacevole, molto bello. Peccato per l'umidità, la foschia presente, ma il risultato mi piace.
fammi sapere anche tu cosa ne pensi di questa foto qui sotto e cosa ne pensi dello sceneggiatore che muove un po' i fili delle nostre esperienze. Ma guarda poi che infame, cioè è partito da là e si sta proprio spostando da quel lato, quindi va proprio a far tutta l'ombra. Qualcuno potrebbe dire, vedendo questa situazione, ok, guarda che bel tramonto lì, che bello con la luce, sì, è bellino, però si ritorna al concetto che avevo detto prima, non sono uscito per fare foto a caso oggi ero uscito proprio per fare questa foto, e quindi sì, lì magari sarà anche una bella situazione, ma a parte che è abbastanza comune ed è facile beccare una situazione del genere qui nelle Dolomiti, non è una cosa che mi interessa relativamente. Ne ho già fatte anche foto molto più belle sulle tre cime di Lavaredo, non so se ti ricordi, ho proprio delle foto con un tramonto spettacolare e non è nemmeno paragonabile a questo contesto con tutta questa umidità, quindi non è una cosa che mi interessa. Però comprendo che magari per qualcuno che non è abituato a vedere questi scenari vede in questo delle cose dal potenziale fotografico elevato, ma nel mio caso non è così. Non so cosa ne pensi anche tu a riguardo, fammelo sapere qui sotto nei commenti. Adesso procedo e scendo. Proprio prima dicevo di non aver incontrato nessuno lungo il percorso e mentre stavo lì sistemando lo zaino per tornare a casa ero girato di spalle e non mi compaiono due escursionisti così all'improvviso, senza far rumore, senza far nulla. Ho preso uno spavento e se ne sono accorti anche loro, perché sono arrivati in silenzio, non parlavano, non facevano rumore con le bacchette. Ho preso uno spavento, una roba incredibile. Vabbè dai, divertente anche questa da raccontare. Però adesso devo mettere via la cam perché questo tratto è parecchio ripido e non ce la faccio con una mano sola. Non so se dalla cam si nota quanto è ripido il percorso in questa parte. Prova a immaginare la salita come è stata, anche se onestamente le salite sono più faticose, ma le preferisco perché mi rompono meno le ginocchia rispetto alle discese. Grazie al cielo questi scarponcini sono fantastici, hanno un grip bestiale, specialmente su questi terreni.